Ciao Monica, siamo qui con Bianca. Abbiamo iniziato la sua sessione. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Bianca, nella vita che mi propone, che è una sua vita precedente parallela, non è bianca ma è nera. È un uomo nero che sta in galera, che ha avuto una vita difficile, ha fatto il delinquente per un po' di tempo e in galera legge la Bibbia per avere un po' di conforto. Ti dà l'autorizzazione Bianca? Allora, fa un po' fatica. È come se si sentisse un po' confusa, quasi come se la sua mente non fosse del tutto collegata alla sua bocca e al suo cuore. C'è un po' di disconnessione. Però la risposta me la dà il suo cuore che ha voglia di battere, Di battere. battere. Quindi è un sì. Quindi è un sì, con un palpito proprio. Dice sì. Vibrazione. 1,3. Consapevolezza. 119, PS. Anima. 37, Vite. 2215, Capacità medianiche. Percentuale di cervello, diciamo, utilizzata. 8, Suscettibilità ipnotica. 22, 3D. 83, Vivacità animica. 50. Va bene, Bianca, sai che questi sono valori un po' scarsi. Vibrazione bassissima, consapevolezza bassa, poca anima, tante vite, dovrebbero essere poche, capacità medianiche basse, suscettibilità ipnotica bassa, tanta 3D, poca 4D, vivacità animica, vuoi sapere come stanno le cose? La metà, dovrebbe essere per tutti i 100 almeno. I valori sono bassi. Monica invita la persona che ha fatto già 2 sessioni con lei nel cinema. Vediamo se viene. Con un coro angelico, Ok, non si è entra proprio con nessun, teatrale. con nessun coro angelico, si entra accompagnati dalla propria anima e dalla voglia, da una vivacità animica vivace, voglia di sapere come stanno le cose. Non perché le dico io, ma perché le analizziamo. E sono così, da 1800 sessioni. Allora, il sistema di credenze e di accordi stipulati da quest'uomo non è compatibile con questa visione che abbiamo noi dell'esistenza. Per cui se non può entrare con il supporto del coro angelico e delle entità a cui lui è legato, cioè in realtà non ne ha neanche il permesso. Bianca è dispiaciuta di questo? Eh, non più di tanto. In realtà dovrebbe fottersene. Tutto sommato lei si è rivolta 2 volte là, non ha risolto praticamente nulla, per cui al massimo dovrebbe essere anche abbastanza arrabbiata, no? No, è perché lei ha questo atteggiamento di gratitudine e anche di sudditanza da sempre. Quindi non riesce più di tanto a provare rabbia e risentimento.
è sempre un po' nel ruolo sottomesso della vittima. Ok, oggi tu e io la liberiamo, no. Oggi speriamo che lei capisca che è la capa, la padrona, la dea di tutta la baracca. Non voglio gratitudine nei miei confronti, nei tuoi confronti, Monica, da parte sua alla fine della sessione. Voglio che lei dica: adesso ho capito chi comanda, io. Mm? Sì. Bene. Cinema degli asini. Tutte le entità angeliche e religiose a cui ha dato il suo potere. Con in Sì, mano una bandierina gialla se hanno anima, se no una e bandierina nera. Scusa. hanno tutti bandierina nera e sono proprio bidimensionali, proprio come sai quelle immagini ortodosse che non hanno profondità. So se hai presente le rappresentazioni iconografiche ortodosse che sono proprio un po' elementari, semplici, no? E si presentano esattamente così con una bandierina nera. Cartoni animati sono. Eh sì, C'è la Madonna, la Sacra Vergine Maria, certo, c'è San Martino, sì, sì, tutti i santi, sì, Gesù, sì, un po' i, magari. i papi, Esatto, il concetto finto di Dio delle religioni cattoliche, certo. ortodosse, tutte. C'è Shiva, c'è Maometto, c'è Buddha. Sì. Che noia le religioni. Noia. Tappeti con sopra scritto noia da mettere sotto i piedi di questi cartonati. Noia, noia, 2024, stiamo parlando ancora di religione, ancora la religione. È affollato questo cinema degli asini? Stipato. Stipato. Entità eteriche di Bianca, vediamole. C'è una pantera nera che è sempre pronta a minacciarla e a puntarle addosso i suoi occhi gialli e a farle vedere i suoi denti aguzzi. C'è un avvoltoio che gode nel vedere morte e dolore intorno a lei, festeggia proprio quando c'è un episodio che ha affinità con la morte nella sua vita, quindi anche episodi di profondo dolore. Ehm, Poi c'è questo pagliaccio del secondo universo che terrorizza tutti i bambini. Anziché farli divertire, come dovrebbe teoricamente fare un intrattenitore per bambini, fa l'esatto contrario, li spaventa a morte. Io dico che lei è stata una bambina abbastanza traumatizzata, così come i suoi figli, anche se lei diverse cose non le ricorda. Poi c'è questo uomo del tempo che fa un gioco molto subdolo, perché quando lei prova un po' a creare una nuova linea temporale, lui immediatamente sovrappone a questa nuova linea temporale appena creata una vecchia linea temporale. Quindi alla fine lei rimane sempre prigioniera degli stessi eventi, delle stesse dinamiche, non uscendo mai dai suoi problemi. Poi appunto c'è tutto lo stuolo di varie immagini sofferenti di martiri,
inginocchiate che lacrimano sangue, vari martiri che hanno sofferto pene per le stigmate, che hanno avuto grossi dolori fisici, ce n'è tanti così, perché tutto deve essere all'insegna della sofferenza. E poi ci sono 3DL. Mentali, entità mentali. La prima si chiama Vita, con la T tra parentesi, Crucis. Quindi qua è tutto un richiamo sia alle sue credenze religiose, sia alla religione che è strettamente legata al concetto di sofferenza, di sottomissione, di fatica, di sudore, di dolore perpetuo. E così infatti è stata la vita di Bianca, da sempre, senza possibilità di svago, di sorrisi, di felicità, di purezza, come dice il suo nome, mai l'ha avuta. E io direi che un pochettino si è attenuata. Quindi adesso siamo al livello 7, anche perché lei ha fatto una scelta importante. Oggi. Oggi e anche già precedentemente quando ha divorziato dal marito. Anche quella è stata una scelta significativa, di grande forza. Quindi oggi direi che tra il 6 e il 7, in passato era 9. Poi c'è frigorifero, mi viene. Mi fa vedere lei che ha un legame un po' particolare, non abbiamo parlato di questo, però vedo che con il cibo ha un rapporto un po' consolatorio, perché non avendo grandi piaceri dalla vita, almeno quello è un piacere ed è anche una sicurezza, come se il cibo potesse accoglierla con gioia, no? Un momento di gioia. E poi allo stesso tempo è come se fosse la possibilità di non scomparire, nel senso che se lei seguisse tutta quella che è la spinta sociale e culturale che la caratterizza, lei potrebbe praticamente annullarsi e invece mantenere una certa solidità e un certo peso fisico è come non scomparire. Livello? Direi sul 4. E poi mi viene porta blindata e mi fa vedere lei che è come chiusa all'interno di se stessa, all'interno, diciamo così, delle proprie convinzioni e fa veramente fatica ad uscire, a trovare la libertà. Lei è una reclusa, al di là di questa porta blindata. Però la cosa pazzesca è che lei mi presenta la porta blindata. È come se lei vedesse solo quella, ma tutto intorno, in realtà le pareti non ci sono. Quindi lei potrebbe uscire. Ma tutto quello che lei vede è quella porta blindata, quell'insieme di obblighi e di divieti che sono religiosi, che sono familiari e che sono culturali. E quindi la bloccano e la fanno stare male. Livello? E anche qui direi 7. Impianti. In testa come una giostra. E questa giostra non è di certo comandata da lei. Lei è quasi come se fosse completamente passiva. Sono altri a decidere quando, che ne so, le montagne russe vanno su, quando vanno giù, quando lei deve avere paura, quando lei deve essere preoccupata. Comunque, in generale, l'atteggiamento è quello di ansia costante, come quando vai al Luna Park e hai un po' paura di questi giochi così imprevedibili. E quindi il suo stato d'animo è questo, di mai tranquillità. Poi è come se ci fossero degli aghi
puntati, allora, qua e là, un po' dappertutto, ok? Però in particolar modo nella zona, diciamo così, addome e genitali, perché è proprio, diciamo così, che l'esperienza del matrimonio, insomma i genitali, no, hanno a che fare, no, con l'intimità del matrimonio, abbia proprio lasciato degli strascichi importanti. Mm? Quindi gli aghi anche proprio in riferimento a questa fattura subita. E sempre rispetto a questo discorso del matrimonio che l'ha segnata, in eterico lei ha il braccio destro ingessato, come se in qualche modo la sua parte che ha avuto a che fare con il maschile fosse rimasta profondamente ferita, bloccata, immobilizzata. Mm. Ok, cinema dei Ah, viventi. scusami, no, Dimmi. me ne mostra un altro. Praticamente è come se lei avesse alla gola il collare di ferro che avevano una volta gli schiavi. Ok, cinema, 6 figli, 3 maschi e 3 femmine. Problemi diffusi, credo, tra questi figli, di vario genere. Forse, però una femmina invece la vedo bene, però gli altri, Vengono? sì, 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 vengono con degli altri bassi loro importanti. Bianca, un discorso molto molto importante, per nulla egoistico. I tuoi figli sono venuti qui a fare un'esperienza. Basta. È sacrosanta la loro esperienza. Se uno di loro è venuto a fare l'esperienza, l'altro giorno c'era il marito di una signora eroinomane. Voluto fare l'esperienza dell'eroina. È stato un grosso problema perché ha voluto avere una donna, ha avuto dei figli. Hanno fatto questa esperienza. Tu sei qui per aiutarli, per crescerli, eccetera, ma la loro vita è la loro vita. Quindi li chiamiamo nel cinema, ma tu non sei nata per loro, sei nata per fare la tua esperienza, che è anche quella di mamma, ma non solo quella di mamma. Mi hanno commentato questo video dell'eroina dicendomi che no, che io che non ho capito, ma non hanno capito nessuno, non hanno capito quello che ha fatto, ha lasciato questo commento, non ha capito che la visione è proprio quella, il massimo rispetto nelle persone, anche nostre consanguinee, che fanno un percorso sbagliato, chi l'ha detto che è sbagliato? Fanno un percorso che è il loro, ok? Si può dare un suggerimento a questi figli, ma sono loro che devono decidere di attivarsi, ok? 5 nipoti, stesso discorso, li chiamiamo. A volte abbiamo visto che nella realtà l'averli chiamati nel cinema ha creato ha mosso qualche energia. Vengono? Sì. Ex marito. È molto invecchiato, ehm, con dei forti squilibri fisici. No. Non viene. Portale aureo. Vediamo i disincarnati. Prima di tutto i genitori, padre e madre. La cosa bella che mi hanno fatto vedere entrambi è che in un breve istante mi hanno fatto vedere loro quando erano sulla terra che avevano entrambi una palla di ferro legata ai piedi, quindi proprio come degli schiavi, incapaci di potersi muovere liberamente in maniera sciolta.
E invece mi hanno fatto vedere che di là adesso hanno trasformato questa palla di ferro in un globo luminoso. Quattro nonni. Oh, mi viene una soffitta, non so cosa c'entri, una soffitta, tipo una pipa, eh, di nuovo la chiesa. Vanno nel portale aureo i quattro nonni. Allora, mm, aspetta, perché quelli del ramo materno mi viene sì. Quelli del ramo paterno, tipo come il padre del padre, mm, non ha ancora terminato un lavoro di evoluzione per poter andare. Va bene, quelli che vanno vanno subito, quelli che non vanno andranno più avanti. Sì, Due bambini, due, penso feti morti, o due bambini morti, due figli di Bianca. Chiamiamo, vediamo se avevano l'anima, quindi se vengono. sì, entrambi, sì, ce l'avevano ed è come se fosse proprio un accordo tra di loro, che poi con tutta la famiglia, per esperire la mancanza. Bianca si è scelta la mancanza sotto ogni punto di vista, la mancanza di gioia, la mancanza economica, la mancanza di affetti dei propri cari, e quindi anche questa perdita, no? Vanno nel portale aureo. Sì, in maniera anche piuttosto gioiosa, giocosa. Benissimo. Sorella. La sorella mi si presenta come se fosse una barchetta sul mare, Mhm. una barchetta di carta, come se avesse voglia di leggerezza e di libertà, di ampi spazi. Mhm. Cosa vuole dire a Bianca prima di andare? La vita è il mare che scintilla, è fresco e si rinnova sempre. Te lo ricordi il mare? La sensazione del sale sulla pelle. Non sono le lacrime che sanno di sale, è il mare che sa di sale. Va? La salutiamo. E mi fa vedere una poltroncina, non so se è legata a loro questa poltroncina. Poi va. I genitori vanno? Dunque mi fanno vedere che ci vanno spostandosi sopra un girasole che ruota. Vogliono lasciare un messaggio, soprattutto il padre a Bianca. Ci va tanto coraggio
a togliere le maschere agli altri, ma soprattutto a se stessi. Non si tratta di parlar male di nessuno, si tratta di vedere le essenze di ciascuno. Non aver mai paura del giudizio. Non stai giudicando, stai guardando. Scegli di guardare. E la madre di nuovo mi porta l'attenzione su quella che era proprio la palla di ferro che andava a impedire a lei di camminare, così come al marito, no? Impediva di camminare. E dice: anche tu hai questa stessa palla? Toglila. Non serve, è un'illusione, è un inganno, è una bugia. Li salutiamo. Gli lascia un piatto di minestra, vedo delle patate che affiorano, però è scura, forse c'è della carne anche. Ed infine questo lungo elenco che io non consiglio mai di fare di disincarnati, al massimo consiglio di fare più sessioni, ma non di perdere tempo su 1000 disincarnati. La suocera, la madre dell'ex marito che le ha reso la vita impossibile. Le ha reso, lei ha deciso così. Bianca ha deciso di fare questa esperienza. Suocera arriva. La suocera attualmente si trova nel basso astrale, Ok, per cui cioè la vedo, però non è che arriva. bene. Ha una valigetta con dentro la fattura che ha fatto a Bianca e ai suoi figli? Se esiste, ovviamente, di cui Bianca ha sospetto. Secondo me ne ha fatte più di una. Una di queste è collegata al vomito di sangue di Bianca. Ma che poi in realtà, eh, cioè scusami, lei voleva che si lasciassero il figlio con Bianca. Ma diciamo che lei ce l'aveva con Bianca. Sì, voleva che si lasciassero, però poi nel momento in cui si sono lasciati, in realtà la sua rabbia, la sua ira non si è placata. Quindi, come dirti, una prima fattura è stata perché si lasciassero. Mhm. Una seconda fattura è stata non tanto perché si sono lasciati, è proprio per accanimento, no? Nei confronti di Bianca. Perché è come se questa donna avesse scelto in Bianca un capro espiatorio, l'agnello un po' sacrificale di tutte le problematiche del figlio e della sua famiglia, riversandole su Bianca e sui figli di Bianca. Sono due le fatture. Sì, la prima poi si era esaurita, aveva ottenuto, eh, perché io credo che nell'ambito del matrimonio a volte ci siano stati dei momenti in cui il marito sembrava un pochettino rigare dritto. Poi però il marito molto debole anche si è fatto anche molto condizionare dalla madre e dalle fatture della madre. E quindi questa era una prima fattura. L'altra fattura invece è proprio dedicata a, una volta finito il legame, dedicata a Bianca e a ciò che Bianca ha generato, quindi i figli, Il vomito di sangue è legato alla seconda fattura. alla seconda. Mm. Sì, sì. Diciamo che sono dentro due valigette, una nel braccio destro, alla mano destra, una alla mano sinistra della suocera. Però, nel senso, in realtà è come se la suocera avesse lasciato il testimone ad un'altra parente, perché poi in realtà la suocera è morta. Mm. Però c'è
diciamo così, una specie di Promotore? testimone, sì, un testimone che viene passato all'interno della famiglia Chi è? per chi è, scusami, Chi è questo a chi è? testimone in questo momento? Una parente della Bianca? suocera. Una parente della suocera, ok. Suocera, sì, E lo sa? La parente? sì, Va bene, però le valigette sono in mano alla suocera. certo. Dentro la suocera c'è un'anima? Ehm, per me no. No? No, è come se fosse proprio un puro ologramma che Bianca e poi ovviamente altre persone hanno scelto per poter esperire che cosa significa essere indipendenti, liberi, autodeterminati, che Mm, cosa significa liberarsi da questi condizionamenti culturali. sai che non ho capito quali condizionamenti culturali della suocera. E- Allora, Bianca ha fatto una scelta di abbinare la propria vita a una donna, che è appunto la suocera, che è solo parte eterica, ok? Mhm. Ma tutti quanti noi scegliamo di creare questi personaggi che magari non hanno anima, ok? E ci servono però per capire delle cose davvero tanto importanti. E Bianca ha la possibilità di capire questa cosa importante, che culturalmente la zona in cui lei vive è molto legata all'assoggettamento, alla sottomissione della magia, Mm. come se qualcun altro potesse tirare le redini della tua vita. E lei invece, Bianca, è chiamata a comprendere che il cocchiere, quindi le redini, le tira lei della propria vita. E se è qualcun altro a tirarle, è perché Bianca le ha cedute a questo qualcun altro. Bene, vediamo se succede questa cosa che mi viene in mente. Diciamo a Bianca di andare nel basso astrale, davanti alla suocera. Allora, non è pronta Bianca per fare questo perché ha già un po' di paure. Ok, Quindi, se vuoi ci andiamo noi, gli siamo noi a prendere le raccontiamo. valigette. Ok. Eh, sì, diciamo che allora dunque sì, io ti potrei dire che sì, è nel basso astrale, però è un po' come se fosse dissolta, no? Perché non ha più un ruolo, no? Mhm. Ha un ruolo di, non so come dirti, mantenere viva la tradizione magica, di magia nera. Mhm. E lei queste valigette non le vorrebbe mollare. Però tu sei molto determinato e lei non è abituata a questa determinazione. Allora, vado io e ho l'autorizzazione di Bianca in mano. Ho un documento firmato da Bianca. Bianca me l'ha firmato? Sì, un po' tremante la firma, l'ha firmato. Bene, vado davanti alla suocera e dico, poche balle, valigette in questo sacco, nero, questo è il contratto io lo appiccico sulla fronte e anche se lei non vuole, non può decidere altro che darmi le valigette, anzi non le tocco neanche, le mette nel sacco nero, lo chiudo, torno indietro e lo metto accanto a Bianca, perché quella non è roba mia, è roba sua e deciderà poi alla fine cosa farne. Se i 6 figli di Bianca vogliono liberarsi anche loro di quella connessione con il sacco nero, se lo scrivono su un foglio, lo firmano e lo mettono il loro foglio accanto al sacco nero. Siamo alla fine del processo, mi dici semplicemente Monica se i 6 figli
firmano il loro personale contratto oppure qualcuno no, o nessuno, C'è un no. un solo no, Mhm. maschio o femmina, Mi sembra un maschio. grande, piccolo, medio, Grande? grande. Quindi il tuo maschio grande, Bianca, vuole fare quell'esperienza. Va bene così, non ci puoi fare niente. Vuole fare quell'esperienza. Non esiste male, non esiste bene, esiste esperienza, lo ripeto, non esiste bene, non esiste male, esiste esperienza. La visione rumena che tutto deve andare bene non è una visione corretta. Ognuno ha il suo percorso. Se tu decidi di fare una vita in cui tutto va bene, in realtà non succederà questo, succederà che prenderai consapevolezza e capirai dove vuoi andare. E magari ti fai una vita complicata ma ricca, no? Che è ricca di consapevolezza ma complicata. Te ne vai in giro per il mondo con 50 euro in tasca. È una vita complicata, ma vai in giro per il mondo a capire e a vedere come va il mondo. Esempio un po' complicato, ma l'abbiamo fatto. Va bene. Monica, causa esoterica del fuoco dentro che la brucia. Uh, allora, in parte mi fa vedere come se ci fosse una sorta di fuoco sacro, eh, come voler far continuare a Bianca il ruolo della martire, un po' all'insegna appunto delle sue credenze religiose, che quindi la sofferenza è una cosa buona. Mm? Ehm, E quindi è proprio così, come una specie sì, di fuoco sacro che arde da dentro. Mm? Mm. E poi mi fa vedere in parte anche legato a un rituale fatto appunto da questa donna in cui ha bruciato una sua foto. Ha iniziato a bruciarla dai piedi. La foto mette intera di Bianca, ha iniziato a darle fuoco da giù. Dal 2006, dopo il divorzio, i figli non stanno bene, alcuni hanno spesso mal di testa, causa esoterica. Sì, questa pratica, La come ho seconda detto, fattura. sì, esatto, la seconda, riguardava una sorta di maledizione fatta ai danni di Bianca e di ciò che contiene il seme di Bianca. Quindi i figli contengono una parte di Bianca, Mm. per cui una maledizione generazionale. Perché le attività religiose che Bianca ha praticato negli anni, vari preti che le dicevano di pregare, la facevano stare bene per un po' e poi nulla, e poi tornava tutto come prima. Perché non hanno tolto le valigette? No, questa è una classica dinamica della religione, no? Di darti il contentino iniziale, questo perché tu ti fidelizzi ulteriormente, dici, vedi, ho ottenuto il risultato e quindi Mm. loro in questo modo ti agganciano, tu sei sua. Mm? Però poi di base loro non vogliono che tu stia bene, ok? Perché queste entità si cibano di dolore e di dipendenza. Mm? Quindi il benessere è solamente iniziale, poi tutto in realtà deve rimanere identico, se non poi peggiorato. Perché in realtà è la natura umana, no? Quella di soffrire, ti dicono. C'è una dinamica simile nei fedeli buddisti legati al mantra Nam Myoho Kyo. All'inizio ti dicono di chiedere a Nam Myoho Kyo qualcosa e solitamente all'inizio arriva. Giusto? Eh sì, Poi si stabilizza e ovviamente è colpa tua che non hai praticato a sufficienza. eh sì. Se no Stesso non concetto. staresti, se non avessi il contentino iniziale abbandoneresti, devi avere e poi dopo ricade tutto su di te. Eh. Sei tu che non sei un buon credente, sei tu che non sei un buon mantreggiante.
Perché il Signore che ha fatto 2 sessioni a Bianca e che crede tanto in Gesù e nel rosario non le ha tolto le 2 fatture? Manco le ha viste. Ma in realtà molte delle persone che fanno fatture sono credenti, Mm. Ma quindi le ha viste? per E cui non le ha tolte? non c'è un'incompatibilità tra le due cose. Non c'è una visione chiara di come stanno le cose. Ma no, Si è in qualche modo dentro il problema, non si è sì, fuori. non c'è un campanello d'allarme che suona. Anche lui ha delle fatture che sta scontando. La madre. Ehm, sta passando ai figli e ai nipoti questa fattura, la prima o la seconda, direi la seconda, perché la prima era il divorzio. Missione compiuta. Allora, dunque, la lettura per me è un'altra, cioè tutti quanti hanno la stessa opportunità, che è quella di affermare loro stessi, di affermare il loro potere personale, di dire che nessuno può decidere nel bene o nel male la propria esistenza. Ok? Però invece diversi di loro sono talmente tanto convinti che qualcuno possa dirigere la sua vita che lo fanno, lo mettono in atto. Ma invece tutti adesso sono chiamati davanti a questa possibilità di vedere la propria scintilla divina, che è quella che pulisce e libera da tutto. Quindi 5 figli su 6 la vedono. Sì. Come è fatta una fattura, Monica? Come la vedi? Andiamo dentro il sacco nero, andiamo dentro le 2 valigette. Cosa c'è dentro? Da un punto di vista eterico mi fa vedere come una specie di groviglio di capelli, ma non solo, ed è come ritorto a creare un otto e poi in mezzo, nei due punti di congiunzione, c'è uno spillone, di modo che tu non possa far ritornare allo stato naturale questi capelli ritorti, in pratica, non li puoi sciogliere, Mhm. rimangono forzatamente in quella posizione. Eh, Anche perché i capelli alla fine sono una parte molto viva di noi, sono collegati alla testa, sono collegati alla nostra forza da un punto di vista eterico. Mhm. Ehm, E chi Credo non li che ha? beh, lei secondo me ha avuto problemi anche di perdite di capelli. No, dico, ma chi non li ha i capelli? Cosa intendo? Vuoi sapere? No, ma tu in eterico ce li hai i capelli, non Ah, ce li hai nel ok. fisico. Ah, sono lunghi in eterico, vero? Sembri un cartone animato, con i capelli, sai, congelati di lato, con alcuni Ok. personaggi giapponesi. Ok, sì, tipo manga, Esatto. tipo anime, no? Sì, sì, sì. Un po' la pettinatura a schiaffo della pina di Fantozzi. Ah, così andiamo, vabbè. Vabbè, ce l'aveva tutti da un lato, con la lacca. Povera Milena Vukovic che ha dovuto fare sta scena. Scusaci, Bianca è colpa di Monica. Eh, una risata seppellirà tutte le fatture. Bene, le vediamo così, come un otto che deve diventare un cerchio, sì, un cerchio, il cerchio di Giotto. Dolore alle ossa, Monica. E lei è proprio, fa la Via Crucis da quando è bambina, quindi lei porta questa croce eh, sulla spalla, sulla schiena, da decenni.
quindi si è fatta chilometri e chilometri ed è fondamentalmente distrutta. Ce li aveva appunto già da bambina, da ragazzina questi dolori, perché lei è proprio nata con la croce da portare. Dolori ossa. Sì, questo, sì, sì, sì. Scusami, volevo dire abduction notturne e incubi. Lei vede delle ombre nere, vede delle entità. È così? Allora, sicuramente vedo proprio la pantera che ruggisce, la pantera nera, che ruggisce e fa questi movimenti anche molto rapidi, dando appunto l'impressione di questa ombra e di questa incombenza. Però c'è anche da dire che la stessa fattura genera proprio questa pesantezza nel sonno. Ok? E questi demoni che in qualche modo rinforzano, sono alleati di questa fattura, che le fanno visita di notte. Va bene. Adesso fa tutto bianca. C'è il cluster con i suoi contratti che aspetta, c'è il sacco nero con dentro le 2 valigette, con dentro le 2 fatture. Fa tutto lei, noi non facciamo ovviamente niente. C'è un Non problemino, dobbiamo, non possiamo, dimmi. che praticamente sicuramente c'è una parte di Bianca che resiste, perché mi mostra che davanti al cluster ci sono dei guardiani molto alti con delle lance in mano che non le permettono l'accesso Mm. ai cluster. E quindi che si fa? Si va a casa, basta. Missione fallita. Andiamo in chiesa e facciamo la messa. Andiamo a dire la messa. Una figlia è come se le bisbigliasse all'orecchio una strategia e dice: Mamma, non passare dall'ingresso, passa da sotto, sottoterra. Cosa c'è sottoterra? La possibilità di crearsi un piccolo cunicolo da cui passare per arrivare al cluster. E lei lo fa? Mm. Lì per lì pensa, ma quanto ci mette a creare il tunnel? E invece la figlia, che è molto rapida, dice, ma questo è un lavoro eterico, tu lo puoi fare molto velocemente. Mm. E quindi lei sì, lo crea, questo piccolo tunnel, diciamo, questo passaggio sotterraneo, e riesce ad arrivare al cluster e vedo tanti scheletri ehm, molto inquietanti, sì, che hanno a che vedere con morte, sofferenza, maledizione. E che fa? Ma le possibilità di risolvere la situazione sono quella che ha suggerito una figlia di Bianca a Bianca, così come mille altre. Probabilmente io al posto di Bianca avrei eliminato i guardiani, avrei messo una scala sopra di loro. Io sono sopra i guardiani, non striscio sotto i guardiani. Ce ne sono tante di possibilità, ma questa va benissimo. È arrivata di là, da dentro come vede la schiena dei guardiani, che le paravano l'ingresso. Non si sono accorti di niente Mhm. e si rende conto che praticamente non hanno la parte posteriore, Mhm. sono proprio una finzione, hanno solamente il davanti con questa bella armatura, ma dietro non c'è niente, cioè c'è solo il sostegno dell'armatura. Prima di andare a eliminare i scheletri, chiedi a Bianca se vuole andare lì vicino al retro dei guardiani a toccare, a vedere, a capire se hanno una struttura che li tiene in piedi, perché sono delle sagome, no? Mm.
Sì, me la sento, dice. Va dietro a una delle due guardiani ed è praticamente c'è una specie di pilastro, di bastone, e lei prova a scrollare quel bastone ed è come se la sua forza, che è umana, che è divina, nel momento in cui fa questo gesto, che in passato non si sarebbe mai sognata di fare, produce lo sgretolamento. Vedo che il guardiano si sbriciola. Lo vuole fare anche con gli altri? Sì, lo voglio fare, dice. E lo fa. Dai, ecco. Ok. Allora io farei così, uscirei dal cluster, se lei è d'accordo, e ci entra dalla porta principale. Aspetta. Allora, aspetta perché sta aprendo la porta in una maniera strana, nel senso che dunque il portone è costituito da due porte, no? E una la apre verso l'interno e l'altra verso l'esterno. Perché? Comunque, perché fa così? È un po' agitata. Mm. E quindi ehm, ha fatto così. Mm. E comunque Va. c'è dell'agitazione. Mm. Mm. Però adesso il portone è aperto Mm. e lei ci entra all'interno. Eh. Ramazziamo entrando da fuori, passando da fuori a dentro, ramazziamo i pezzi dei guardiani e portiamoli dentro. Che anche quella roba lì è sua, eh? Certo, Bene. Se vuole apre un portale definitivo sul pavimento e ci spazza dentro questi cocci. sì, sì, sì. Vedo che prende un secchio d'acqua e ha voglia di sentire ehm, la pulizia anche attraverso l'acqua. E quindi scarica proprio questo secchio d'acqua su tutti questi cocci, questi detriti, su varie ossa che finiscono proprio al centro, sottoterra. Bye bye religione. I guardiani erano religione. Sì, sembravano proprio, sai, le guardie svizzere che ci sono Mhm. a presiedere certi luoghi di culto. Ok, fatto questo, è arrivato il momento di valutare il da farsi per questi scheletri, questi contratti. Possono fare la stessa identica fine, dice. E le valigette? Eh, mh, altrettanto. Ok, se vuole Ma butta sì, tutto. ma È sì, ma sì. probabile che le valigette, se entreranno nel portale definitivo di Bianca, si riformino valigioni alle mani della suocera nel basso astrale. È una mia supposizione, intuizione. È così, Monica? Le fatture, una volta annullate, tornano indietro moltiplicate per X. Diciamo che c'è ancora questo testimone in vita, eh? Mhm. Mm. Tornano a lui, moltiplicate le valigette come valigione. Lui, lei, il testimone, A me pare di sì. è una donna o un uomo? A me sembra donna. Ok. Questo se Bianca le elimina. Ha fatto l'esperienza, peraltro preziosa, drammatica ma preziosa. Molto.
oggi cambia. Vedo che è come se avesse coperto questa buca in cui sono finiti tutti quanti i contratti e i residui dei guardiani, l'ha ricoperta appunto con della terra e vedo che ci salta sopra su quel punto più volte, dicendo con forza: la padrona sono io, la padrona sono io, la padrona sono io. L'ha chiuso. Sì, sì. Bene, l'avatar, quel fantoccio che gestisce tutte le 2215 vite di Bianca. Come lo vedi? Con il viso molto lungo, appuntito, pieno di rughe. Cosa ne facciamo? Non mi interessa più avere esperienza di stregoneria, di sacrificio, di rinuncia, di tristezza, dice Bianca. E vedo che sceglie di buttare via questo fantoccio e di mettere una margherita gialla. E questo l'ad eternum che lei sta creando. Bene. Entità quali Pantera Nera, Avvoltoio, Pagliaccio, Uomo del Tempo, Martiri e 3 di elle esistono ancora? No, no, non più. Le 3 entità mentali Vita o Via Crucis, Frigorifero e Porta Blindata esistono ancora? No. Gli impianti. Li ha tolti tutti? Bene. Nuova vibrazione. 158. Nuova consapevolezza. 153. Anima. 46. Vite. 1873. Cervello. 8,8. Suscettibilità ipnotica. 38. 3D. 40. Vivacità animica. 65. Valori stabilizzati. Ottimo. Nella vita eterica, cioè nel quadro eterico e energetico di Bianca, esistono ancora fatture o cose simili? No. Nella vita del testimone? Sì. Ok. E i figli li abbiamo già visti. La padrona sono io. Quale è il messaggio, l'unico che io voglio di Bianca a se stessa? La mia anima brilla. La mia anima mi guida. Io sono la mia anima e quindi sono libera. Come vedi Bianca, Monica? Come se fosse uscita da una sauna. Rilassata,
Sì, un po' le gira la testa, ma per l'insieme dell'esperienza molto intensa. È un giramento di testa positivo. Ok, vuoi aggiungere qualcosa? Di circondarsi di fiori, Perché? perché le alzano molto le vibrazioni, sia per il profumo che per il colore, che per il significato. Ottimo, fiori per tutti. Torniamo